Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Abbiamo sul banco una scheda inverter Hisense. Adesso andiamo a vedere un errore che non abbiamo mai visto, cioè non ho fatto mai il video su questo errore, almeno credo. Allora, do alimentazione. Ok, avete sentito il beep? Per chi vede il video per la prima volta, da questo lato ho la scheda interna. In pratica qui io faccio una simulazione. Questo è il ventilatore esterno, qui abbiamo le sonde, questi tre cavetti sono del compressore che ho qui, eccolo qui, reattore. Faccio vedere anche la scheda interna. Eccola lì, si è accesa. Ok, vediamo che questo LED lampeggia mentre questo rimane fisso. I tre LED sono spenti che abbiamo qui. Andiamo a zoomare un po' così faccio vedere più da vicino. Bene, abbiamo LED 1, LED 2 e LED 3. Questi LED devono lampeggiare e in base ai lampeggi andiamo a verificare i codici d'errore. In questo momento i LED sono spenti, si è spento anche il LED di comunicazione, perché il LED che abbiamo qui sotto questo processore, qui abbiamo un altro processore che è questo, questo qua. Questi due processori comunicano tra di loro tramite, fanno da tramite questi isolatori, tutti e tre. Quindi la comunicazione avviene tra questi due processori e i LED che si trovano in mezzo. Nel momento in cui c'è qualche problema, questi tre LED che si trovano in mezzo ai processori, come dicevo prima, danno un errore. In questo momento i tre LED sono spenti, solo questo LED è acceso, questo è il LED di comunicazione, non tra i due processori, ma bensì di comunicazione tra unità esterna e unità interna. Ok, quindi abbiamo il LED di comunicazione tra le due unità, abbiamo i tre LED che ci segnalano se ci sono errori sulla scheda. Ovviamente gli errori li vanno a comunicare i processori. E poi abbiamo l'ultimo LED che in questo momento si è spento. Questo LED qua è la comunicazione tra i due processori, quindi prima stava lampeggiando inizialmente quando abbiamo spento, adesso non lo sta facendo più perché evidentemente la scheda è andata in protezione, ma nel momento in cui questo LED lampeggia significa che i due processori stanno comunicando. Ok, adesso togliamo alimentazione e vi faccio vedere che per un momento vanno a lampeggiare questi, eccoli lì, quindi i LED funzionano. Adesso si è staccato il relè, andiamo a rifare la manovra, diamo alimentazione, date un po', i tre LED si accendono. Si accendono all'inizio, nel momento in cui do il consenso dall'unità interna, però poi rimangono spenti. Bene, arriviamo al dunque. Questo è un errore di comunicazione, ovviamente errore di comunicazione tra le due unità, unità interna e unità esterna, e non errore tra i due processori, perché ci possiamo confondere. Ci sono due tipi di errori di comunicazione: errore tra processore, tra i due processori, e errore tra le due unità, unità interna e unità esterna. In questo momento abbiamo questo errore. Bene, allora siamo sul banco riparazione, multimetro in continuità, andiamo a fare qualche test. Perché
molto probabilmente l'interruzione sta sulla scheda esterna, perché la scheda interna so già che funziona, quindi al 99% dei casi il problema è sempre sulla scheda esterna. Le resistenze, andiamo a fare un controllo delle resistenze. 10 kg, 4,7, 1 kg, ok, 10 kg, ok. E qui forse sta il problema, eccolo qui. Vado a zoomare un po'. Questa pista poi va qua, su questa resistenza. Quindi qua ci sta il problema. Vediamo un po' dove va a finire questa pista. Eccola qua, piedino numero 3, mentre questa qua numero 2, piedino numero 2. Quindi i test li possiamo fare in questo modo. Ok, allora andiamo a ripristinare questa pista. Allora, qui sta l'interruzione. Eccolo qui, questo qua è. Ok, dai, ripristiniamolo. Bene, ok, abbiamo ripristinato la vista. Andiamo a vedere, eccola qui, numero 3, ok, la pista è ripristinata. Bene, a questo punto, visto che è stato abbastanza semplice e facile, andiamo di nuovo sul banco simulazione e andiamo a vedere se funziona. Bene, eccoci qui sul banco simulazione, scheda collegata, diamo alimentazione. Ok, allora il ventilatore è partito. Ok, partito anche il compressore. Perfetto, andiamo a vedere come si presenta la comunicazione, in modo che possiamo fare poi riferimento nel momento in cui dobbiamo ripristinare una scheda, possiamo fare riferimento a questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, azionare la campanella sopra la scritta iscriviti per le notifiche, in modo che vi arriva
la notifica nei momenti in cui caricherò un video. Ok, allora andiamo sull'optisolatore, il primo, quello di sotto, mettiamo a, vediamo se si riesce a mantenere questo tester. Eccolo lì, vedete la lancetta come si muove? Significa che sta mandando i pacchetti dati. Ovviamente questo optisolatore, quello di sotto, è quello che trasmette all'unità interna, che è il primo di sotto, che attualmente adesso non riesco a vedere la sigla dell'optisolatore. Ok, andiamo a quello di sopra, che è questo qua. Ok, perfetto, anche questo sta trasmettendo, possiamo vedere che il multimetro è messo a 10 volt, quindi qui stiamo intorno a 1 volt e 6, però poi nel momento in cui va a mandare i pacchetti vediamo che scende la lancetta, e questi sono i pacchetti della scheda interna che sta trasmettendo all'unità esterna. Ok, torniamo sull'altro optisolatore, quello che trasmette l'unità esterna a quella interna. Eccolo lì. Anche qui siamo intorno a 1 volt e 1 volt e 2. Ok, possiamo anche verificare in uscita dell'optisolatore, dobbiamo mettere a 50 volt. E qui siamo in uscita intorno ai 30 volt, quasi 30 volt di picco. Mentre quello di sopra, l'optisolatore di sopra in uscita, devo cambiare i puntali, qui possiamo rimettere a 10 volt. Qui anche qui si vede lo scambio, ma siamo intorno ecco qui ci dà vari tipi di voltaggi in base al tipo di pacchetto che sta inviando. Possiamo vedere che la lancetta non segna sempre lo stesso voltaggio, ma in base al tipo di pacchetto. Ok, dai, questo è quello che deve risultare comunque. Beh ragazzi, la scheda è ripristinata, abbiamo visto i vari voltaggi sugli optisolatori, gli optisolatori di comunicazione tra scheda interna e scheda esterna.
come ho detto prima, vi raccomando iscrivetevi al canale perché ci saranno altri video. Da Mimmo Refrigerator è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.